Riders e benvenuti dal vostro Medors. Torniamo con una nuova top 5. Parliamo sempre di motociclisti che si affacciano per la prima volta a moto di cilindrata superiore ai 125 cm3 e oggi è il turno delle naked depotenziabili per patente A2. Perciò senza indugiare troppo analizziamo le 5 posizioni di questa top 5. Alla posizione numero 5 ho inserito la Kawasaki Z900. Chissà se nel 2004, con l'inizio della produzione della Z750 da affiancare come piattaforma media alla Z1000, ad Agashi avessero lontanamente immaginato il successo commerciale che avrebbe riscosso per anni questo modello, che nel tempo crebbe di cilindrata diventando prima 800 e dal 2017 900. Nella versione full power eroga 125 cavalli e per rientrare nei parametri della patente A2 viene prodotta appositamente una versione da 95 cavalli per poterla depotenziare a 48 cavalli come previsto dalla legge e finisce relegata all'ultima posizione di questa top 5 proprio per via del prezzo di 9.490 euro franco concessionario, decisamente poco economico per una moto che perde il motorone della versione full power, non trovate? Numero 4. Suzuki GSX-S 750. Il progetto non è dei più freschi della casa di Hamamatsu, ancora ricordo lo stupore di notare non appena salito in sella lo stesso contachilometri della mia ex Suzuki SV650, ma il progetto è comunque valido. È una moto che ho guidato per poco tempo e rimasi particolarmente colpito però dalla sua comodità che la rende un'ottima tuttofare sia per l'utilizzo quotidiano in città che nelle uscite fuori porta la domenica. Il prezzo è più accessibile rispetto alla Z e parliamo di 8.690 euro per la versione base che sale a 9.090 nella splendida versione Yugen, dotata dello scarico dedicato da SC Project, che dona al motore 750 una splendida voce. Anche in questo caso perde dei cavalli rispetto alla full power da 114 cavalli. Il peso in ordine di marcia di 213 kg invece è allineato alla Z che ne pesa 212, ma il prezzo è molto competitivo e quindi posiziona la Suzuki al quarto posto. Terza posizione, saliamo finalmente sul podio di questa top 5, Triumph Trident 660. So che prestazionalmente non è paragonabile alle due naked precedenti, nemmeno ripotenziandola dato che arriva a 81 cavalli a piena potenza, ma l'estetica che unisce il moderno con il classico faro tondo mi attrae non poco, come avrete potuto notare anche dalla mia precedente moto. Inoltre la media inglese ha un peso bello contenuto di 189 kg in ordine di marcia e personalmente non vedo l'ora di provarla. Di contenuto però non c'è solo il peso, infatti il prezzo per portarla a casa si aggira attorno agli 8.000 euro. Sarà un tipico caso di poca spesa tanta resa? Il secondo gradino del podio spetta alla Aprilia Tuono 660. Non ci posso credere, Mad che non mette l'Aprilia prima, ma com'è possibile? Esatto, nonostante l'Aprilia Tuono 660 dopo il test ride mi abbia suscitato la seguente reazione. Basta Robby, dove sei? Ci dobbiamo mettere a sedere io e te. Dai, tira un Ho deciso comunque di non metterla in cima a questa top 5. L'RS 660 ha stravolto una categoria creandone una nuova, con un prodotto esclusivo ad un prezzo salato ma ancora ragionevole. La Tuono 660 è oggi la naked media più divertente che io abbia provato, ma che rispetto all'RS si trova una concorrenza molto più agguerrita, perfino nel mondo delle depotenziate. Basta dare un'occhiata al test ride che ho realizzato per capire la bontà di un prodotto come la Tuono, che pesa solo 169 kg a secco, con un motore pensato per divertire diverse tipologie di motociclisti, incluse le nuove leve munite di patente A2, grazie al motore che eroga 95 cavalli, quindi depotenziabile a 48 cavalli. Completano il pacchetto elettronica a palate, ereditata dalla sorellona Tuono V4, e un prezzo non proprio economico di 10.550 euro, specialmente considerando che perde carene, quick shift e piattaforma inerziale rispetto alla RS. Se da un lato l'elettronica per un novizio può rappresentare un grande aiuto, dall'altro deve pagare dazio con un prezzo decisamente elevato, specialmente per un neopatentato a 18 anni. Ed ecco spiegato il motivo per il quale ho deciso di far salire in testa alla classifica il prossimo modello che vedrete tra poco. Ed eccoci sul gradino più alto del podio. La bandiera inglese torna a sventolare con la Triumph Street Triple S. Il motore che utilizza è il 660 ereditato in versione addolcita dalla Triumph Trident, ma sulla Street Triple S invece sfrutta il massimo possibile per naked depotenziabili, arrivando anche in questo caso come per la Tuono 660 a 95 cavalli. L'elettronica è decisamente inferiore rispetto alla Tuono, ma comunque garantisce un'ottima sicurezza ugualmente, soprattutto considerando che si parla di 95 cavalli che possono venire smorzati con l'apposita mappa Rain o con il traction control. Il peso
peso piuma è garantito anche in terra inglese con un peso a secco di soli 168 kg e il prezzo anche convince arrivando a 8.700 euro franco concessionario, praticamente quasi 2.000 euro in meno rispetto alla Tuono 660, con i quali un giovane motociclista può funzionarci accessori, assicurazioni e quant'altro. Non l'ho provata, ma mi intriga il marchio Triumph, le sue naked, e uscendo dall'argomento moto depotenziabili vi confido che se decidessi di acquistare una naked media prima di confermare la mia scelta finale sull'Aprilia Tuono 660 passerei sicuramente a provare la Street Triple R o addirittura RS e la MV Agusta brutale, rosso e non. Quindi gente, questa è la mia personale top 5 sulle 5 naked depotenziabili per patente A2 acquistabili nel 2021. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto con un bel commento, se anche voi condividete le mie idee o se ne avete di altre da proporre. La discussione è sempre ben accetta. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e ovviamente attivate la campanellina per ricevere la notifica. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici. Per ora questo è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medo!